Buona domenica a tutti, oggi siamo qui con Giuliana. Ciao! Allora Giuliana, so che sei tornata purtroppo per un piccolo incidente che hai avuto alla tua caviglia. Sì. Com'è stato questo trauma? L'ho avuto in palestra. In palestra addirittura? Quando facevo calisthenics, non ho visto un peso per terra e Quindi mi si è girato il piede. proprio? Sì, sì, sì. Qual è il piede sinistro? Il sinistro. Fammi vedere una cosa, guarda, ti posso chiedere di metterti sui quadratini? Sì. Fammi vedere una cosa, dammi le braccia per favore, tienile dritte, dritte, dritte. Ok, innanzitutto già si vede che c'è una distorsione fasciale, ok? Cioè quindi come se le braccia non avessero la stessa lunghezza. Questa stessa precisa cosa, scusami, la vediamo anche da dietro. Posso? Esatto, è proprio in distorsione a livello proprio posturale, ok? Ti faccio vedere anche un'altra cosa, Giuliano, spingi in alto, rimani sulla gamba destra. Così? Sì, spingi in alto, vedi che non succede niente, rimani sulla sinistra, spingi e qui giustamente il corpo cede, non riesci giustamente a mantenere una stabilità. Ti posso chiedere un'altra cosa, fammi vedere una cosa qui, spingi in alto, ok? Spingi in alto, è molto in difficoltà, ok? Vediamo l'altro, spingi in alto. E questo pure, vedi che proprio non riesci. Escludiamo gli arti inferiori, ti faccio mettere in questa posizione, ai piedi a paperella, in questo modo stiamo attivando un po' le catene muscolari ed è come se stessimo momentaneamente escludendo dal nostro test i tuoi arti inferiori, ok? Rimani così, spingi in alto e sei fortissima, vedi? Spingi in alto. Vedi che sei super forte, cioè è impossibile per me neanche vincere, anche perché io in palestra non ci vado, fai calisthenics, sei super forte, quindi sicuramente dobbiamo sistemare questo piede. Ti posso chiedere di metterti a pancia in su per piacere? Guarda la testa qua, perfetto, vai giù, piega le gambe cortesemente, solleva il bacino, vai piano piano giù, piano piano, ok. Ritorna giù con le gambe. Allora si è creata una bella dismetria, ok? In questo caso vedi che non sono allineati i malleoli. Fammi vedere, scusami, uno. Questo movimento ti fa male? Pochissimo. Proprio poco. Se lo faccio dall'altro lato, guarda, quella buona, non succede niente, non fa nessun male, ok? Se faccio questo movimento fa male? Solo l'intrarotazione. Solo verso l'intra, qua ovviamente non succede niente. Allora facciamo subito una cosa, testiamo se c'è una memoria del trauma, probabilmente c'è, considerato sì. che esatto. In intra mi fa male. Certo, spingi in alto il braccio, grazie, spingi forte, ok. Se io vado a metterti in questa posizione, spingi in alto il braccio proprio cede subito, spingi con tutta la tua forza, cede subito, quindi già la posizione non va bene per te. Allora io faccio una cosa, vado a fare prima una stimolazione di questo tipo, che è una tecnica di richiamo del trauma. Andiamo proprio a mandare un'informazione sostitutiva al cervello, come proprio per cambiarne il, non dico il ricordo, ma quasi, immettiamo una informazione neutra. Ok, riproviamo una cosa, ti posso chiedere di nuovo il braccio? Mettiti così, spingi in alto e il braccio cede ancora, quindi non basta, ok? Quindi andiamo a lavorare un attimo internamente e esternamente qui. Innanzitutto ti sblocco, ecco, morbide. Così ha fatto male? No, zero, giusto? Dammi la mano destra, quella opposta. Se io premo qui, fa male ma niente di che. Se io metto il magnete, guarda, qui fa più male, vero? Sì. Esatto, 5 secondi, 2, 3, 4, 5. Incredibile, si chiama neurointerlink, è un'interconnessione neurologica a distanza tra le strutture. Noi siamo comunque degli esseri che all'inizio della nostra storia eravamo quadrupedi, ok? E effettivamente noi abbiamo ancora un po' una memoria, ok? Diciamo legata a questo. Quindi a volte anche come camminiamo, giusto? Noi portiamo sempre il braccio opposto, esatto. Questo ha un senso dal punto di vista anche dell'equilibrio. Quindi quando tu ti fai male, ti faccio l'esempio della caviglia, no?
Io attraverso il magnete o banalmente con il tuo stesso tatto, ma in questo caso è lontano, quindi è più comodo il magnete al lato sud, posso attivare delle memorie che si possono trattare dal lato opposto, ok? Ti faccio vedere una cosa, metti adesso il piede sempre in quel modo strano, spingi in alto e non cede più, vedi? Spingi e non cede più, perché abbiamo cancellato un po' una memoria traumatica. Se faccio così fa meno male già? Sì. Subito, vero? Ottimo. Ti faccio vedere anche un'altra cosa. Non faccio altro per ora. Mettiti qua per favore di nuovo in piedi. Giusto per farti vedere che banalmente potrebbe bastare anche questo. Dammi le braccia tutte e due e sono perfettamente in linea, ok? Sia qui che da dietro. Perfettamente in linea, ok? Sia, dammi le braccia, spingi in alto, rimani sul sinistro, spingi, non cedi più, ok? E banalmente spingi in alto, super forte, spingi in alto, super forte, cioè subitissimo, va bene? Adesso lavoriamo nella postura, ok? Pancia in giù. Guarda, uno, ci sono i poggiabraccio. Ok. Vediamo il bacino se ha ancora qualche livello di dismetria. Leggerissimo, a destra, ancora. Allora, anche l'occipite ha delle difficoltà e le dobbiamo trattare in questo modo. Gira la testa verso la tua sinistra. Attenzione, guarda, io metto il braccio qui, morbido. Ecco fatto. Giù. E ora è perfetto. Morbida. Morbida, un bel respiro, butta l'aria, benissimo, eccolo qua ti fa malissimo, vero? Un po' sì. Qua pure, vedi? Di meno forse. Mi fai vedere le braccia, dammele tutte e due. Stai così, dritta dritta, spingi verso il tetto, vedi che cedono subito le braccia, non devo fare fatica, è perché questa c'è proprio una problematica dei piedi, ora ne andiamo a sistemare. La riprendi subito, non ti preoccupare la forza, morbida, eccola là, una, questo è il bello scrocchio che ha fatto, eccolo là, bello libero. Mi devi ridare le braccia, spingi in alto, vedi che adesso reggono perfettamente. Sì. Uno, due, girati per favore sul fianco destro, verso di me, sul fianco, proprio di lato. Benissimo. Uno, due, posso dare il braccio? Grazie. Altro lato per piacere.
Braccio per favore. Questo lo tieni così, non ti faccio cadere, non ti preoccupare. Hai visto? Questo anche senza microfono. Esatto, pancia in su. Sono i capelli. Perfetto. Giù. Dammi un secondo. Che accendiamo il nostro flex beam sulla caviglia. Si percepisce subito dalle fasce. Noi osteopati abbiamo un po' una sensibilità strana nelle mani, e dalla testa o da qualunque parte sentiamo il movimento delle fasce, ma non per altro, perché le fasce nel nostro corpo sono sempre in movimento, comunque sono sempre mobili e attive. Quando c'è però una problematica è come se tendono tutte verso l'area dove c'è stato un trauma, c'è un problema, quindi si percepisce attraverso tutto il corpo. Chiaramente dalla testa è più facile perché è più centrale, no? Eh sì, nel flex beam quel macchinario lì ci permette di stimolare in maniera incredibile con la luce infrarossi. Quanto posso salire, vero? Vabbè, il lavoro. Il lavoro quello sempre, vero? Sì. Apri la bocca, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi e l'ultimo apri, brava, chiudi, super. Allora, visto che siamo un pochino stressati, per l'ultima cosa andiamo a lavorare con un massaggio dell'orecchio, ok? Il massaggio dell'orecchio attiva ovviamente tutto il sistema nervoso trigeminale, vagale, eccetera. Tu sentirai, se sei un po' stressato, dei brividi, ok? Ok. Nessun solletico effettivo. Brividi li senti, sì? Ancora no. Ok. Eccoli. Dimmi quando smettono. Adesso. Già hanno smesso definitivamente. Bene, andiamo sull'altro lato. Qua subito. Di più, che è il tuo lato, quello che è il lato brutto. Vedi? Pure il solletico. Ha già smesso? No. No, era qua in più stressato. Sei mancina? Sì. Ecco, può essere per questo, sai? L'orecchio dominante è il sinistro. Troppo? Ancora guarda che ci continuano. Ancora continuano, infatti. Ok. Hai appena avuto un brutto trauma al lato sinistro, capito? Qua anche riprendono, vero? Sì. Hanno smesso? Sì. Benissimo. Sai cosa però dipende anche da cosa dipende, che da questo lato il tuo nervo vago, ok, che è quello deputato, si chiama sistema parasimpatico. Tu sei una dottoressa mi pare, quindi sei in grado assolutamente di comprenderne l'importanza. Il tuo nervo vago, secondo me, a causa della cervicale, che qua fa malissimo, vedi? Qua di meno, vero? Sì. Esatto, sta come più, diciamo, attivato, ok, a causa della posizione della tua cervicale. Quindi lo andiamo a sbloccare. Ti chiedo di guardare con gli occhi soltanto la porta. Ora guarda me. Ecco fatto, basta. Ok? Mhm. Super. Direi che ci siamo quasi.
Dammi un attimo. No, però cosa bene. Allora, fammi rivedere, piega per favore tutte e due, solleva il bacino piano piano, ritorna piano piano giù, bravissima, e qui è super perfetto, ok? Ti chiedo per piacere di venire in piedi. Ops, scusa. Direi che ci siamo. Effettivamente avevi avuto una bruttissima distorsione, però grazie al cielo ti sei ripresa benissimo. Adesso ovviamente dopo qualche tempo la tua postura stava iniziando, ok, a cambiare anche per protezione di questa caviglia, e appunto questo è poi l'obiettivo mio da osteopata, anche prevenire, ok, magari qualche piccolo mal di schiena, qualche problema alle spalle che hai visto che già cominciava ad esserci, ok? Adesso non c'è più semplicemente. Bene, grazie per aver scelto il mio studio e grazie anche per essere ritornato. È un piacere. Ciao.